Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Dissenten SpA Società Prodotti Antibiotici SpA. Ultimo aggiornamento 6 novembre 2021. Cosa ha Dissenten? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Dissenten durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa ha Dissenten? Dissenten ha un farmaco a base del principio attivo loperamide cloridrato, appartenente alla categoria degli antidiarroici e nello specifico antipropulsivi. È commercializzato in Italia dall'azienda SpA Società Prodotti Antibiotici SpA. Dissenten può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni: Dissenten 2 mg 15 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: SpA Società Prodotti Antibiotici SpA. Ricetta: SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Classe C. Principio attivo: loperamide cloridrato. Gruppo terapeutico: antidiarroici. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: il Dissenten è indicato per il trattamento sintomatico della diarrea acuta e delle riacutizzazioni della diarrea cronica. Posologia: le compresse vanno assunte con un po' di liquido. Adulti e bambini di età compresa tra i 6 e i 17 anni. La dose iniziale è di 2 compresse, 4 mg, per gli adulti e di 1 compressa, 2 mg, per i bambini. In seguito 1 compressa, 2 mg, dopo ciascuna evacuazione successiva di feci non formate, molli. La dose massima giornaliera per gli adulti è di 8 compresse, 16 mg. Per i bambini la dose deve essere correlata al peso corporeo, 3 compresse/20 kg, ma non deve superare un massimo di 8 compresse al giorno. Diminuire la dose alla normalizzazione delle feci e interrompere il trattamento in caso di stipsi. Attenzione! Non usare per PA di 2 giorni. Bambini sotto i 6 anni di età. Dissenten non deve essere usato nei bambini al di sotto dei 6 anni di età. Anziani. Negli anziani non è necessario un aggiustamento della dose. Danno renale. Nei pazienti con danno renale non è necessario un aggiustamento della dose. Compromissione epatica. Nonostante non siano disponibili dati di farmacocinetica in pazienti con compromissione epatica, Dissenten deve essere usato con cautela in questi pazienti a causa di un ridotto metabolismo di primo passaggio, vedere paragrafo 4 a EUROS. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego a EUROS. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti. Dissenten è controindicato nei bambini al di sotto dei 6 anni. Dissenten non deve essere utilizzato come terapia primaria. Nei pazienti con dissenteria acuta, caratterizzata da sangue nelle feci e febbre alta. Nei pazienti con colite ulcerosa acuta. Nei pazienti con colite pseudomembranosa associata all'uso di antibiotici ad ampio spettro. Nei pazienti con enterocoliti batteriche causate da organismi invasivi inclusi Salmonella, Shigella e Campylobacter. In generale, l'uso di Dissenten è controindicato in tutti i casi in cui si deve evitare una inibizione della peristalsi a causa del possibile rischio di conseguenze significative quali ileo, megacolon e megacolon tossico. Qualora si manifestassero stipsi, distensione addominale o ileo, interrompere immediatamente il trattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il trattamento della diarrea con loperamide cloridrato è solo sintomatico. Ogni volta che può essere determinata un'eziologia di base, deve essere somministrato un trattamento specifico quando opportuno. Nei pazienti con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I dati non clinici hanno dimostrato che loperamide ha un substrato della P-glicoproteina. La somministrazione concomitante di loperamide, in dose singola da 16 mg, con chinidina o ritonavir, entrambi inibitori, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dissenten insieme ad altri farmaci come euroschinina cloridrato agenzia Ind difesa euroschinina cloridrato galenica senese euroschinina cloridrato salfa euroschinina sulfato nova argentia 250 mg compresse rivestite eccetera.
chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Dissenten durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dissenten durante la gravidanza e l'allattamento? Sebbene non vi siano indicazioni che l'operamide cloridrato possieda proprietà teratogene o embriotossiche, i benefici terapeutici previsti devono essere valutati rispetto ai rischi potenziali prima di somministrare l'operamide cloridrato durante, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Nel contesto di sindromi diarroiche trattate con l'operamide cloridrato possono verificarsi stanchezza, capogiri o sonnolenza. Pertanto si consiglia di adottare cautela quando si guida un veicolo o si utilizzano macchinari. Effetti indesiderati. Adulti e bambini di età a 0-12 anni. La sicurezza di l'operamide cloridrato è stata valutata in 3076 adulti e bambini di età a 0-12 anni che hanno partecipato a 31 studi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. In caso di sovradosaggio, incluso quello causato da disfunzione epatica, possono manifestarsi depressione dell'SNC, stupore, anomalie della coordinazione, sonnolenza, miosi, ipertonia muscolare, depressione respiratoria, ritenzione urinaria e ileo. Nei soggetti che hanno ingerito dosi eccessive di loperamide, sono stati osservati eventi cardiaci quali il prolungamento dell'intervallo QT e quello del complesso QRS, torsione di punta, altre gravi aritmie ventricolari, arresto cardiaco e sincope, vedere paragrafo 4.4. Sono stati segnalati anche casi fatali. Il sovradosaggio può rendere manifesta la presenza della sindrome di Brugada. I bambini possono essere più sensibili rispetto agli adulti agli effetti di un sovradosaggio da loperamide. Pertanto si raccomanda di tenere il prodotto al di fuori della loro portata perché una ingestione accidentale, specialmente nei bambini al di sotto dei 4 anni, può causare stipsi e depressione del sistema nervoso centrale con sonnolenza e rallentamento del respiro. In tal caso il bambino va tenuto sotto attenta osservazione per 48 ore. Trattamento. Misure in caso di sovradosaggio. Lavanda gastrica, provocazione del vomito, clisma o somministrazione di lassativi. Se insorgono sintomi di sovradosaggio, si può somministrare naloxone come antidoto. Poiché copyright la durata d'azione di loperamide è più estesa di quella di naloxone, da 1 a 3 ore, potrebbe essere indicato il trattamento ripetuto con naloxone. Pertanto il paziente deve essere monitorato attentamente per almeno 48 ore per evidenziare un eventuale aggravamento della depressione del sistema nervoso centrale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antipropulsivi, codice ATC. A07-03. La loperamide ha una sostanza di sintesi ad effetto antidiarroico, utilizzabile per via orale. Essa agisce rallentando selettivamente la motilità intestinale, mediante un'azione diretta. Proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale nell'uomo si osserva il picco dei livelli ematici entro 4 ore con un tempo di emivita compreso tra 7 e 15 ore. Buona parte, 25%, viene escreta, dati preclinici di sicurezza. Dal punto di vista tossicologico il preparato ha dotato di modesta tossicità acuta, DL50 per os uguale 185 mg/kg nel ratto, 105 mg/kg nel topo, 41,5 mg/kg nella cavia, e, elenco degli eccipienti. Magnesio stearato. Cellulosa microgranulare. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Dissenten a base di loperamide cloridrato sono loperamide Aurobindo, loperamide DOC generici, loperamide Exal. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.